Allora, vogliamo risolvere quest'altro esercizio e vogliamo capire come mai nel risultato c'è 0. Anche questo andiamo a risolverlo per blocchi, quindi concentriamoci sul primo. Che cosa c'è da fare? Semplicemente applicare le proprietà delle potenze. Quando ho un esponente su una parentesi, vuol dire che quell'esponente si va a distribuire su tutto quello che c'è dentro la parentesi. Quindi dobbiamo fare praticamente meno 2 al quadrato. Meno 2 al quadrato fa semplicemente 4. Poi quando il 2 lo distribuisco qui, si applica la proprietà delle potenze che mi dice vai a moltiplicare semplicemente il 2 col 5. Allora diventerà x alla 10. Moltiplichiamo il 2 con il 6, quindi y alla 12. Il 2 con l'1 della z, perché quando non c'è l'esponente è semplicemente 1, quindi z alla 2. E siamo riusciti a risolvere il primo blocco. Adesso dobbiamo vedere che cosa succede in questa enorme parentesi. Il ragionamento è identico rispetto a prima, cioè io prima mi vado ad abbinare tutte le possibili frazioni. Però, senza andarlo a ricopiare, posso lavorare direttamente su quello che vedo, sul testo dell'esercizio, perché molto semplicemente, siccome ho 2 al numeratore, ma ho anche un 2 al denominatore, io posso prendere questi 2 semplicemente e distruggerli tra di loro subito, perché sono moltiplicati tra di loro, perché qui in mezzo c'è la moltiplicazione. Se ci fosse stato il più, ovviamente non avrei potuto farlo. Allo stesso modo questo segno meno si può distruggere con quest'altro segno meno, perché meno per meno fa più. Come abbiamo distrutto i 2, perché non distruggere anche i 3? Quindi se ne vanno anche i 3, quindi sta diventando molto più facile di quello che si vedeva un minuto fa. Rimane da semplificare il 5 con il 10, anche quello semplice semplice. Divido tutto per 5, qui mi rimane 1 e qui naturalmente mi rimane 2. E quindi sono riuscito a semplificare subito tutti questi numeri e a trasformarli semplicemente in 1 fratto 2. Cosa rimane? Beh, naturalmente devo sistemarmi un po' le varie lettere. Inizio a contare quante x ci sono. Allora c'è una x quadro, una x e un'altra x. Quindi stiamo parlando in totale di 4x. Ecco perché quindi andrò a scrivere x elevato alla 4. Per quanto riguarda la y ho esattamente 3y, una y e 2y. Quindi per un totale di 6y. Quindi scriverò y alla 6. Nel primo pezzo non c'è la z, non c'è neanche nel secondo, allora rimane solo una z. E quindi sono riuscito a sistemarmi questa prima parentesi quadra, che però andrà tutta ad essere elevata al quadrato. E quando voglio elevarla al quadrato si ripete lo stesso identico discorso di prima, cioè il 2 si va in testa a tutto quello che c'è dentro la parentesi. Quindi avrò un mezzo al quadrato che fa un quarto, poi avrò x alla quarta e poi ancora al quadrato, quindi per un totale di x alla 8, poi avrò y alla 12, 2 per 6, e z alla 2. 2 per 1. In questo modo sono riuscito a creare anche l'altro blocco. Qui in mezzo c'è ancora il diviso. Vado a ricopiare quindi z al quadrato, y alla 12, x alla 10, 4. Questa cosa qui a sinistra la devo dividere per quello che ho a destra. E notiamo immediatamente che cosa? Che z al quadrato diviso z al quadrato si distruggono. Y alla 12 con y alla 12 si distruggono. X alla 10 con x alla 8 mi rimane solo una x al quadrato. Poi mi rimane anche 4 diviso un quarto. Beh, questo vediamolo un attimo per bene. Che vuol dire 4 diviso un quarto? L'abbiamo detto prima, quando ho una frazione di frazione, perché questo equivale a scrivere che cosa? Equivale a scrivere 4 fratto un quarto, devo prendere la seconda frazione e la devo ribaltare, quindi vuol dire che avrò 4 per 4 diviso 1, che vuol dire 4, quindi 4 per 4 mi dà un bel 16. Quindi io qui andrò a scrivere semplicemente 16. 16x al quadrato è il risultato di tutta questa cosa qua e me lo tengo in disparte, perché ancora devo andare a prendere quest'altra cosa qua. Beh, innanzitutto ricordiamo che nel momento in cui io ho una potenza pari, il segno meno dentro la parentesi si va a distruggere. Quindi in pratica a me rimane semplicemente 2 alla quarta. Che vuol dire 2 alla quarta?
2 alla quarta vuol dire semplicemente 2 per 2 per 2 per 2. 2 per 2 fa 4. 4 per 4 fa 16. Quindi andrò a scrivere semplicemente 16. Però che cosa succede? Mentre questo segno meno si distrugge, lo posso togliere perché sto elevando ad un esponente pari, il segno meno che c'è davanti alla parentesi, questo qui, rimane. Giustamente non si va a semplificare con niente. Quindi me lo devo tenere. Poi il 4 va in testa alla x e quindi diventa x alla 4. Allora il tutto dovrà essere diviso per x al quadrato. Proprietà delle potenze, o x alla quarta diviso x alla seconda. Quindi si fa la sottrazione tra gli esponenti. Quindi in totale mi viene meno 16x al quadrato. E allora guardiamo quello che tenevamo sistemato. Questi sono i superstiti della mia espressione. Ho 16x quadro meno 16x quadro, che fa 0. Beh, pensiamo di avere 16 euro. Supponiamo che x quadro sia per esempio euro. Ho 16 euro meno 16 euro. In totale 0 euro. In questo caso, diciamo, l'euro prende il posto della x quadro. Quindi faccio 16 meno 16 e ottengo naturalmente 0.